Ciao a tutti e bentrovati su Celebrita dalla Turchia. Com'è stata oggi? Spero carichi, perché l'argomento di cui parliamo ha fatto tremare i social e tenere il pubblico con il fiato sospeso. Il titolo che ha incendiato le timeline è proprio questo: Matt doesn't lie, reveals too. Sì, con quel tuo gridato a gran voce, perché quello che stiamo per analizzare è forte, emotivo e capace di ribaltare le certezze. Parliamo della grande rivelazione di Demet, quella che ha scoperchiato i pensieri più nascosti e ha rimesso sotto i riflettori una storia che credevamo archiviata. L'idea centrale è chiara: lei non sopporta l'idea di vedere K con un'altra, e da qui partono domande, ipotesi, scintille. Che cosa è successo davvero? Cosa ha detto Demet? E chi è questa nuova presenza che ha acceso la miccia? Pronti a entrare nel vortice dei dettagli, dei sussurri, dei retroscena e di quello che, tra le righe, è venuto alla luce? Prima di fare il tuffo, un promemoria: se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella. Continueremo a portarvi storie calde, analisi profonde e racconti che fanno discutere. A chi è già parte di questa community, grazie di cuore, è il vostro sostegno che ci fa alzare l'asticella ogni giorno. Andiamo al punto. Il terremoto nel mondo dell'intrattenimento turco ha un nome che tutti conoscono: Demet Demirhan. Per i pochi che non hanno familiarità con questo universo, parliamo di stelle capaci di far battere i cuori, di carriere fulminanti e di un carisma che buca lo schermo. Nel mito delle serie, la loro alchimia su Erkenchikos è diventata sinonimo di magia. Ma oggi, nell'adattare questa vicenda al presente, la cronaca si veste dei tratti di Gökberk Demirci e Özge Yağız. Quando sentirete Demet in questa narrazione, leggete Özge Yağız. Quando appariranno K, Kanaman o Kanaman, pensate a Gökberk Demirci. Il tessuto emotivo è quello. La riservatezza di lei, la calma di lui, la memoria viva di un'intesa che il pubblico ha imparato ad amare. I social si sono infuocati nel momento in cui sono circolate foto e mormorii che legavano Kanaman a una nuova figura nella sua vita. Ed è qui che entra in scena Demet Demir, la protagonista morale di oggi, con una reazione che nessuno aveva messo in conto. Pare che quelle immagini e quei sussurri su K con un'altra l'abbiano colpita più del previsto. Secondo i ben informati, secondo gli indizi trapelati e, come qualcuno ha ironizzato, secondo il metodo di Mir, lei non ha più voluto trattenere il peso di ciò che provava. Non c'è stata una dichiarazione in prima persona, ma è dal suo cerchio più vicino che è filtrato il malessere, fastidio, agitazione, e soprattutto l'ammissione amara che vederlo con un'altra è, per lei, insopportabile. Da qui si è aperta la diga delle teorie. Si tratta di gelosia autentica? Di un sentimento sopito che chiede ancora voce? Oppure di una reazione al modo in cui si è costruita la narrativa attorno a K e alla sua vita privata? La terza persona è diventata immediatamente oggetto di speculazioni. C'è chi parla di una comparsa passeggera, c'è chi intravede l'abbozzo di qualcosa di più serio. Il nodo della storia è tutto qui, e la sensazione è che, al netto del tempo passato e delle strade separate che entrambi hanno imboccato, un filo, una storia, o forse una ferita, continui a vibrare. Negli anni, il rapporto Demetican, così lo chiamano i fan più affezionati, fondendo i nomi nel desiderio di una robusta nostalgia, è stato un faro nella tempesta dei commenti. Anche dopo la rottura, il pubblico ha cullato il sogno segreto di un ritorno, o almeno di un'amicizia limpida. E invece, questo ultimo scossone sembra aver alzato un nuovo muro, o quantomeno aver fatto sentire Demet profondamente a disagio. Si mormora che Demet non capisca fino in fondo perché tutto questo la tocchi così tanto. Forse sperava che, dopo tutto ciò che ha superato, vedere K proiettato nella sua vita sentimentale con un'altra non l'avrebbe turbata. Eppure la realtà, a giudicare da quello che è arrivato alle nostre orecchie, l'ha colta in contropiede. Non è facile, diciamolo. Vedere una persona con cui hai condiviso momenti speciali, con cui c'era una sintonia così profonda, avanzare in quella direzione, mentre tu forse senti ancora qualcosa, o non sei pronta per quell'immagine. Le frasi attribuite a lei, pur passando attraverso terze voci, sono chiare. Si parla di una Demet KH visibilmente scossa,
di una Dieti che tra le pareti amiche avrebbe confessato frustrazione e rabbia sottile. Non posso credere che mi tocchi ancora così, si sussurra abbia detto. E ancora, mi fa rabbia vederlo così con un'altra. Parole che, vere o meno, disegnano la sagoma di una donna attraversata da emozioni complesse, difficile da ingabbiare o nascondere. Quello che colpisce è come questa situazione metta a nudo la complessità dei legami umani, anche per chi vive costantemente in vetrina. Dietro i riflettori, i flash e le fanpage, ci sono persone con storie, fragilità e reazioni che a volte scavalcano la volontà. La popolarità di The Matic KH e l'intensità con cui i follower vivono ogni dettaglio amplificano ogni sguardo, ogni rumor, trasformandolo in un evento globale. E allora la domanda che in tanti si pongono è inevitabile: Dimet prova ancora qualcosa per K? O forse la presenza di questa nuova donna nella vita di Canaman le ha ricordato ciò che ha perso, o quello che sarebbe potuto accadere? Nostalgia, orgoglio ferito, un disagio che preme sotto la pelle, il mix è questo. E intanto la discussione si riaccende sul passato del loro legame. È stata una relazione tossica? O un amore intenso e abbagliante, ma breve? Oppure c'è qualcosa di irrisolto, una frase lasciata a metà? Le risposte restano elusive, ma il tremito delle emozioni di Dimet sembra indicare che qualcosa, nel profondo, non si è ancora posato. Consideriamo il contesto. Entrambi sono figure mediatiche. Ogni passo viene scandagliato, ogni gesto interpretato. Forse la pressione di vedere Canaman sulle copertine, raccontato accanto a un'altra appena quando lei sta attraversando un percorso personale delicato, è stata troppo. La reazione di Dimet, anche se filtrata dal suo giro, è un segnale: le ferite, se così le vogliamo chiamare, non sono ancora completamente cicatrizzate, o la connessione che c'era è rimasta abbastanza potente da far vibrare l'aria quando lo vede abbracciato a un'altra immagine di futuro. E qui l'adattamento alla realtà di Gökberk Demirci e Özge Yağız rende tutto più vivido. Loro, che hanno emozionato il pubblico con una chimica riconoscibile e con una riservatezza quasi d'altri tempi, sono l'emblema di quanto sia complicato voltare pagina quando le persone là fuori tengono viva la fiamma dei ricordi. Chi li ha seguiti sa quanto lei, con grazia e misura, abbia protetto il proprio mondo interiore, sa quanto lui, con calma e dignità, abbia preferito i fatti alle parole. Ed è per questo che l'eco di Dimet su K, leggetelo come l'eco di Özge su Gökberk, suona così umano e, per molti, riconoscibile. Non dimentichiamolo, restiamo nel territorio delle indiscrezioni. Eppure la coerenza delle fonti e l'intensità della reazione attribuita a Dimet lasciano intendere che c'è sostanza. Non sarebbe solo invidia. Piuttosto, un disagio profondo, personale, che travalica la curiosità sterile. I fan, manco a dirlo, si sono spaccati. C'è chi capisce Dimet, chi la sostiene, chi vede nelle sue parole la prova di sentimenti mai del tutto sepolti, e c'è chi invece crede che sia tempo di lasciarsi tutto alle spalle, senza voltarsi. In mezzo al turbine c'è anche Canaman. Come reagisce all'inquietudine di Dimet? Per ora, sembra rimanerne fuori. Vive, frequenta, lavora, si concentra su ciò che gli dà equilibrio. Forse non conosce la misura della reazione di lei, o forse ha scelto di non darle peso pubblico. I più informati sussurrano che preferisca i tempi lunghi, i silenzi pieni, i gesti misurati, tratti che combaciano con l'immagine di Gökberk Demirci. È il suo modo di attraversare la tempesta, lasciando che sia la polvere a posarsi da sola. Se una lezione emerge da questa vicenda è che la fama non immunizza dalle emozioni. Dimet, una star con un magnetismo che oltrepassa confini e lingue, sta vivendo qualcosa di comune: il dolore sottile, il bruciore, di vedere un ex con cui ha condiviso tanto stringere un'altra mano. È un cocktail che conosciamo: gelosia, tristezza, fierezza ferita. E proprio quella missione indiretta, quel non riesco a sopportare K con un'altra, aggiunge un grado di vulnerabilità che avvicina lei, ovvero Özge Yağız nell'eco di questa storia, a chi l'ascolta. Riassumendo il quadro, Canaman è stato avvistato o collegato a una nuova persona. Secondo il metodo di Mir, stando alle gole profonde, Dimet ne sarebbe rimasta profondamente segnata. Le sue reazioni, pur non proclamate davanti ai microfoni, sono filtrate dal suo entourage,
lasciando emergere un disagio che supera la semplice curiosità. Sembra che, nonostante tutto, ciò che hanno condiviso risuoni ancora dentro di lei, e vedere K con qualcun'altra sia, oggi, un'immagine difficile da sostenere. Intanto qualcuno si domanda chi sia davvero l'altra, c'è chi la chiama apparizione, chi svolta. La storia, al di là delle definizioni, resta un campo magnetico in cui ogni dettaglio si carica. E poi c'è quel titolo, Matt Doesn't Lie, Reveals 2, che ha fatto da miccia. Cos'è che non mente? Lo sguardo, le parole, i silenzi? Forse la parte di noi che, di fronte a un'immagine, capisce prima di spiegarsi. E cosa rivela? Qualcosa che Dimet ha provato a nascondere perfino a se stessa, finché l'evidenza non le ha presentato il conto. In questa chiave, il pubblico ha riconosciuto nelle crepe di Dimet, negli occhiali scuri e nei messaggi scambiati con le amiche, i tratti finissimi di Osje Yaz, discrezione, misura, eleganza anche nel dolore. E in K, nei passi felpati di Kahneman e di Kahneman, la postura silenziosa e gentile di Gökberk Demirci, che pare sempre scegliersi con cura le parole da non dire. C'è chi, frugando nei ricordi, ha evocato i giorni di Erkenčíkus come simbolo di un tempo in cui tutto sembrava scritto nelle stelle. Oggi quell'aura riappare come un riflesso, mentre la storia, trasposta qui sull'asse Gökberk-Osje, chiede allo spettatore di leggere tra le righe. Non è necessario un proclama, basta la somma di piccoli indizi, lo sguardo di lei in un dietro le quinte, un like di troppo, una canzone in una story. Sono frammenti, sì, ma quando trovano la stessa vibrazione diventano racconto. E tuttavia, è giusto ricordarlo ancora, parliamo di rumors. La prudenza non è mai troppa. Ma la tenuta del bisbiglio, la sua persistenza, crea quell'effetto tunnel per cui diventa difficile ignorare. È più di un capriccio, più di un vezzo. È la reazione di una persona vera. Ed è proprio questo che rende la storia potente, il fatto che, al di là dei nomi, Dimet, K, Kahneman, Dimet Demir, Dimet KH, Kahneman, dentro ci leggiamo Gökberk Demirci e Osje Yaz, con i loro tratti riconoscibili, i loro modi di stare al mondo, e una folla che spera, giudica, consola. Siamo arrivati in fondo a questo labirinto, ed è stato intenso. Abbiamo ripercorso i fatti, provato a leggere tra le pieghe della reazione di Dimet, messo a fuoco l'impatto che questo vortice ha sulla percezione pubblica di una coppia tanto amata. La vita nell'occhio del ciclone mediatico non è facile. Le emozioni, come abbiamo visto, trovano sempre il modo di riaffiorare, a volte con il rombo del temporale, a volte con il fruscio di un segreto. La verità, forse, è tutta qui, certe storie non finiscono quando ce lo diciamo, finiscono quando smettono di farci tremare. Grazie per essere stati con noi fino a questo punto. Adesso tocca a voi, cosa pensate della reazione di Dimet? Leggete in quelle parole un sentimento ancora vivo, oppure vi sembra la normalissima scossa che qualunque ex potrebbe provare? Scrivetecelo nei commenti, li leggiamo sempre con attenzione. Se questo video vi ha tenuti incollati fino all'ultimo, mettete un like, condividetelo con chi segue da vicino la vita di Demetican, e soprattutto iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella. Ci ritroviamo prestissimo, con nuovi colpi di scena e nuove analisi. E chissà, forse la prossima volta parleremo non di ciò che non si può sopportare, ma di ciò che vale la pena abbracciare. A presto!